Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook, stasera sono da solo, purtroppo non abbiamo Max, cercherò di cavarmelo ugualmente. Stasera presentiamo un'arma leggendaria, un'arma che è stata dotazione di praticamente tutti i paesi della NATO, a tal punto di guadagnarsi il nome di braccio destro del mondo libero. Cos'è? Assolutamente il FAL, ovvero più precisamente nella nostra versione che abbiamo qui stasera l'L1A1, la versione inglese. Due cenni sul FAL. Il FAL nasce in Belgio, fatto dalla Fabrique Nationale. È stato un progetto iniziato verso la fine degli anni 40. Il prototipo nacque in 8 Kurz addirittura, il calibro quindi dell'STG 44 tedesco, ma venne ben presto riadattato per la nuova munizione NATO standard 7,62x51. Fu adottato dal Belgio chiaramente, ma ben presto venne prodotto su licenza dagli stati del Commonwealth, Inghilterra, Australia e Canada. Ovviamente la versione originale belga era stata sviluppata, essendo il Belgio, utilizzando il Belgio il sistema metrico, era su quotazioni metriche, quindi quando gli inglesi la adottarono, ovviamente per andare pari con le loro misurazioni basate ancora sul sistema imperiale, fecero qualche modifica, a tal punto che, come spesso si chiede, ci si domanda, i pezzi dei FAL inglesi e i pezzi dei FAL invece belgi non sono intercambiabili, a meno che di fare pesanti modifiche. Ma andiamo per ordine. Allora, ricordiamoci che quest'arma venne appunto introdotta verso la metà degli anni 50, ovvero è lì che vide il suo la sua grande diffusione. Abbiamo detto che è stata adottata praticamente da tutti i paesi del mondo occidentale, sia NATO che fuori dalla NATO. Per esempio fu adottata dai sudafricani, dagli austriaci nella versione STG 58, quindi leggermente, ovviamente ogni paese che lo adottava la meccanica in sé, e poi chiaramente chi più chi meno ci aggiungeva modifiche minime, diciamo, negli organi di mira, più soprattutto nell'impostazione. Per esempio alcune versioni come quella austriaca appunto avevano addirittura un bipiede, e soprattutto nel funzionamento. Più precisamente, il fucile FAL nasce come arma automatica, lo dice il nome stesso, fusil automatique léger, fucile automatico leggero. Quando gli inglesi invece la adottarono, preferirono non adottarla nel fuoco, non era dotata del fuoco automatico. Gli inglesi avevano una loro versione automatica, l'L2A2, mentre la versione da fanteria normale era l'L1A1, la versione automatica era l'L2. L'L2, diciamo, era la versione di supporto, aveva una canna più pesante ed era dotata del gruppo scatto automatico. Mentre invece la fanteria no. Questo perché nella dottrina inglese si enfatizzava una propensione, l'abilità del soldato nel tiro. Si preferì non dare al soldato la possibilità di sparare a cazzo, sostanzialmente, in parole brutte, quindi fornendo l'arma del solo fuoco automatico. Del resto si stava passando da un fucile bolt action, che era il Lee Enfield, che appunto venne pensionato nel 1955, a questa arma. Quindi diciamo si preferì darla solo in semiautomatico. Del resto era già un grande implemento, era un bel salto già passare da un bolt action a un fucile semiautomatico. Diciamo che nella versione, nell'uso del Commonwealth,
il FAL L1 fu pensionato soltanto negli anni, verso la fine degli anni 70, inizio anni 80, adesso non mi ricordo bene perché non è proprio il mio campo, ma venne pensionato a favore di un'arma in 223, in 556 NATO. Quest'arma fu lo sfortunato, diciamo, L85, ma quello è un capitolo a parte che magari un giorno avremo modo di provare, se mai qualcuno comprerà un L85. Non so neanche se si trovino. Ma torniamo al nostro FAL. Vediamo appunto, adesso che abbiamo detto un po' il contesto storico in cui il FAL si trovò diciamo, a nascere, guardiamo la nostra variante. La nostra variante, che è, diciamo, del nostro Gian, controlliamo ovviamente come al solito, ok, è un australiano. Questo è un Lightgo fatto appunto dall'arsenale di Lightgo in Australia. È un modello del 64, lo si denota dalla matricola, dove le prime due cifre della matricola 64 indicano appunto l'anno di fabbricazione. Non è riarsenalizzato perché ha ancora i suoi legni, ha ancora la sua finitura originale nera, ancora questo bel numero di rastrelliera semivisibile. Diciamo è esattamente come è stato fatto. È un'arma che si vede già a occhio, come si dice, ispira molta robustezza, è un'arma molto ben fatta, perché comunque, diciamo, è un'arma che ha, diciamo, meritato il successo che ha avuto in termini di adozione da parte di mezzo mondo. Vedendola si nota subito questa. Cos'è questo bel patacone qua? Questa qua è l'ottica Suite. Suite è un acronimo di non mi ricordo, lo faremo vedere in sovraimpressione nel video. Fatto sta che era un'unità, una semplice ottica illuminabile al trizio. Chiaramente il trizio, come sapete, è un elemento radioattivo che ha un tempo di decadimento di circa una trentina d'anni. Tutte le ottiche che troviamo in commercio non hanno più la funzione diciamo del reticolo illuminato, ma comunque si usa lo stesso, tanto noi dobbiamo usarli di giorno, ci cambia poco. Quest'ottica qua non è un'ottica sniper, è un'ottica, diciamo, da marksman, veniva data in dotazione ai tiratori scelti. È un'ottica che si monta sulla cover, sul dust cover del fucile, molto ben salda. È molto semplice, è un'ottica a 4 ingrandimenti fissi, ha diciamo una leva che permette di passare dalla distanza fissa di 300 alla distanza di 500 metri, yard è quello che era, e quindi, diciamo, molto spartana, molto rozza, però è già comunque un bel vantaggio rispetto alle mire metalliche soprattutto la versione inglese, che non sono proprio spaziali, ecco, come avevamo detto in un nostro vecchio video, andavano bene per piantare i chiodi nelle favelas. Le mire appunto sono mire metalliche con una dioptra diciamo regolabile a varie distanze, direi da 200 a 600 yard, un'ottica abbastanza con un foro abbastanza largo, una linea di mira tutto sommato non lunghissima, quindi mire valide per un ingaggio rapido, un po' meno valide per un tiro molto preciso a lunga distanza. Per il tiro molto preciso a lunga distanza veniva data questa. Poi cosa possiamo vedere? Allora, intanto purtroppo, visto che Gian l'ha appena preso sto fucile, in teoria stasera non dovevamo nemmeno presentarlo. Qua abbiamo solo un caricatore ridotto a 5 colpi, tra l'altro nemmeno suo, perché questo qua è un caricatore metrico, che riuscirò forse a sganciarlo. Ok, vedete la particolarità della leva d'armamento, della manetta d'armamento, che si ripiega per dare meno fastidio al tiratore, in modo che non si ingombi in gibernaggi e tutta roba varia, quindi permette l'armamento
e poi la chiusura, quindi rompe meno le balle. Un'altra cosa è il maniglione di trasporto, molto tipica del FAL. Maniglione di trasporto che in origine, quando l'arma era nuova, era bella stabile, ferma, veniva tirata su all'occasione. Appena l'arma guadagnava un pochino di giochi, vabbè, diventava un po' ballerina. Abbiamo una presa di gas regolabile che permetteva chiaramente un aggiustamento dell'espulsione, appunto, anche in caso di sporcamento dell'arma, permetteva di, aprendola, di favorire, di dare un riarmo, diciamo, più affidabile in condizioni di sporco. Non tanto, cioè noi tiratori moderni oggi la possiamo usare per poter usare più o meno munizioni di qualsiasi tipo. All'epoca era puramente un'implementazione che garantiva di poter usare l'arma in qualsiasi condizione climatica o di sporco. Vediamo lo spegnifiamma in volata con i tagli, l'aggancio della baionetta e il pistol grip qua, diciamo, che permetteva una presa molto salda, e appunto il calcio abbastanza cortino, poteva essere montato in varie lunghezze, esattamente come quello del vecchio Enfield, che andava a sostituire. Per aprire l'arma e lo smontaggio, l'arma permette, diciamo, può aprirsi in questa maniera, poi qua viene fuori tutto quanto, non stiamo a smontarla chiaramente adesso, tanto sapete come funziona bene o male. Quindi cosa possiamo dire ancora su quest'arma, giusto per aggiungere qualche curiosità? Chiaramente è camerata attorno alla cartuccia 308 Winchester, chiamata così come denominazione civile, 762 NATO, quindi diciamo palla da 147 grani, quindi standard NATO universale. Come piccole particolarità, diciamo che rispetto alla versione originale, l'unica versione un pochino più strana era quella canadese. La canadese, ovvero la C1, Rifle C1, aveva un dash cover sagomato in modo da essere aperto, era aperto sopra, tipo un SKS, e permetteva il caricamento con le lastrine da 5 colpi, un po' come l'M14. Ecco, questa era l'unica variante un po' strana. Noi adesso abbiamo una cover del C1 che è stata comprata assieme al fucile, era inclusa. Magari un domani lo proveremo a caricare con le lastrine, faremo una prova magari C1 contro M14. E poi vabbè, quando si parla del FAL, esce fuori quasi inevitabilmente lo scontro con l'M14, ovvero la grande rivalità della guerra fredda, FAL contro M14. Come mai non fu adottato il FAL da parte degli americani, visto che gli americani furono l'unica grande eccezione, diciamo, nella NATO, quando si parla di armi portatili, di armi personali. Gli Stati Uniti non adottarono il FAL. Come mai? Ci mancò pochissimo perché fu fatta la prova, diciamo, vennero fatti i test sull'adozione, perché comunque anche l'M14 fu adottato praticamente assieme all'L1 nello stesso anno, 1955 mi pare di ricordare. Beh, diciamo che i test di tiro, il FAL superò tutti i test, a parte mentre l'M14 ne falsò diversi. Però, diciamo, l'M14 fu comunque scelto per motivi politici, era un'arma americana, l'arsenale di Springfield pressava per l'adozione di un modello americano, quindi diciamo che i test furono un po' falsati, un po' come le elezioni 2020. Ops, non si può dire. Più seriamente, sì, diciamo che gli americani preferirono lanciarsi su un modello tutto loro, un modello anche un po' per motivi, chiaramente un po' motivi di orgoglio, motivi di... poi chiaramente immagino che
c'erano dietro degli notevoli interessi economici nell'adozione dell'M14, ma comunque si può anche dire che l'M14 era più americano come fucile, insomma aveva le mire, delle mire diciamo un pochino migliori, erano cioè, un pochino sensibilmente migliori. L'M14 diciamo magari era meno adatto come arma da fanteria, come arma da soldier proof diciamo rispetto al FAL, ma permetteva magari quelle cose che un po' più interessavano agli americani, ovvero la precisione alla massima distanza. Sì, era un po' un prenderci, insomma fu un po' fumosa come questione. Ma torniamo a noi. Cosa possiamo dire ancora? Che questo fucile, appunto, abbiamo detto che fu appunto superato, servì in tutto il mondo, vide azione praticamente. Questo australiano nello specifico fu usato in Vietnam, il corpo australiano di spedizione australiana in Vietnam, seppur dotato di equipaggiamenti e armi americane, fu largamente usato il loro FAL in azione e si comportò decisamente bene. Sicuramente si comportò meglio in quel contesto, si comportò meglio il FAL in mano agli australiani che l'M14 in mano ai Marines, si può dire. Per quanto io sia un grande amante dell'M14, ammetto che l'M14 è un fucile che mi è sempre piaciuto e io sono abbastanza di parte quando si parla di questa sfida, di questo contest, però bisogna dire poi la verità, il FAL in quell'occasione si comportò meglio dell'M14. Allora, cosa possiamo dire? Che a sto punto non dilunghiamoci troppo. Speriamo di provarlo molto presto, sia con la sua ottica che con le sue mire metalliche. Faremo sicuramente qualche test, visto che comunque il FAL è un'arma molto amata e ci sembra giusto dargli la giusta luce, il giusto risalto. Direi che per stasera da Cook è tutto. Ricordatevi di seguirci su Instagram, attivate tutto quello che potete attivare e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Buona serata.